Sono uscite due mod che riguardano le serre, vediamo se cambia qualcosa nella nostra partita. Ed eccoci su Farming Simulator MATLAB, il canale di YouTube dove parliamo di calcoli, statistiche, matematica, parametri che possono influenzare le nostre produzioni, i nostri raccolti e tutte le nostre attività su Farming Simulator 25. E siamo sulla schermata del gioco perché oggi parliamo di due mod e del kimchi anche. Allora, due mod che sono sostanzialmente queste, eccole qua. Una è la serra idroponica, scusate, che è questa qua, poi adesso dopo la vedremo in gioco. L'altra invece è una serra normale, di forma e di disegno diverso rispetto alla serra del gioco, ma la vedremo fra un attimo. Allora, entriamo in partita e ci vediamo fra un secondo. Ed eccoci quindi di nuovo a parlare di serre su Farming Simulator 25. Abbiamo già fatto un video un po' di tempo fa, uno dei primi video del canale, dove parlavamo di che cosa conveniva mettere dentro una serra. La risposta era lattuga, non c'era proprio nessun dubbio su questo, valeva quasi il doppio di qualsiasi altra coltura si potesse inserire all'interno della serra. Adesso però sono uscite due mod, la mod della serra idroponica e il mod dell'altra greenhouse. Le vediamo fra un attimo. Però prima ci torniamo a parlare un attimo della serra normale del gioco, che è questa qua. Questa è la versione grande, mentre questa qua giù è la versione piccola. Perché? Allora, abbiamo una scheda, vediamo se riusciamo a farla arrivare. Eccola qui. Allora, abbiamo detto che nelle serie standard la lattuga è il king, nel senso che con le suoi 8.000 dollari al mese, giocando a difficoltà normale, come faremo peraltro d'ora in avanti su tutti i video di questo canale, e con i suoi 7 mesi di autonomia ci garantisce il massimo risultato per una serra base nel gioco. 7 mesi di autonomia vuol dire che io posso non curarmi della serra per 7 mesi, poi dopo la lattuga saturerà lo spazio in entrata e dovrò quindi intervenire perché dovrò cambiare produzione, la serra non produrrà più niente. Questo a condizione di tenere la lattuga dentro la serra per aspettare il momento migliore per venderla, chiaramente. Poi però c'è un'altra cosa che si può fare con le serre, che è il kimchi. Il kimchi è una preparazione coreana a base di varie verdure fermentate, che nel gioco in Farming Simulator è producibile attraverso questo aggeggio qua, questa produzione, che è quella la mappa è nella versione polacca, è il conservificio, lo vediamo qua, la fabbrica di cibo in scatola, eccola qua, che può fare un sacco di cose, carote in scatola, barbabietola in scatola, quindi può servire il riso, può servire per qualunque, soprattutto per le nuove culture, ci sono gli spinaci, ci sono i piselli, la pastinaca. Si può fare anche la zuppa di noodle, di cui peraltro poi parleremo. Però oggi ci interessa guardare il kimchi, perché il kimchi, vediamo la ricetta, tolgo la slide, il kimchi si può fare con 20 cavolo napa, 2 aglio, 2 cipollotto e 2 peperoncini, e questo produrrà 42 kimchi in uscita. Quello che ci siamo chiesti è, queste sono tutte produzioni che si possono fare in serra, no? Cavolo napa, l'aglio, il cipollotto e il peperoncino. Ci siamo chiesti, ma se io invece di produrre lattuga produco questo materiale base che poi passo alla mia fabbrica di cibo in scatola per fare chimici, conviene o non conviene? La risposta è conviene fino a un certo punto, perché praticamente per saturare la produzione mensile del chimici nella nostra fabbrica di cibo in scatola servono 4.800 litri di cavolo napa, poi 480 litri di aglio, di cipollotto e di peperoncino ciascuno. Questo ci consentirà di avere per ogni mese 10.000 litri di chimici che hanno un risparmio netto, un guadagno netto di 7,3 mila dollari, euro, insomma la vostra valuta. Perché netto? Perché io devo considerare quello che mi fa guadagnare il chimici, ma anche devo togliere quello che avrei guadagnato vendendo queste verdure come mi escono dalla serra. Quindi netto siamo dalle parti della lattuga sostanzialmente, anzi forse un pochino meno, e poi in più per produrre il chimici mi serve anche una fabbrica apposta, che ha quindi un suo costo, anzi è un costo anche parecchio elevato nella versione grande, che sono
330.000 euro, mi pare di ricordare. Il vantaggio può essere che questa fabbrica può contenere chimici in uscita per 10 mesi di lavoro e quindi un pochino meno di problematiche rispetto alla serra, però insomma, diciamo, fare chimici non conviene, ci siamo tolti anche questo dubbio. Allora, torniamo alle nostre serre e andiamo a vedere, prima di vedere la serra idroponica, andiamo a vedere quest'altra serra moddata che è del tutto identica alla serra base per quanto riguarda la fabbrica, diciamo così. Eccola qua, questa è la Big Greenhouse, c'è anche una versione più piccola, sostanzialmente posso produrre esattamente le stesse cose, vedete qui, e con dei cicli che sono sostanzialmente identici. Qui abbiamo fatto una scheda. Sostanzialmente anche qui la lattuga è esattamente la cosa migliore da metterci dentro queste nuove serre e mi fa rendere peraltro la stessa cifra delle serre principali. Aspettate che la slide è questa qua, eccola qui. L'unica differenza, anzi le differenze sono due. La prima è che questa serra costa molto meno, lo vediamo da qua. Se io vado nel menu di costruzione, eccoci, e vado a vedere le serre che sono nelle fabbriche, eccole qui. Allora, una serra in vetro grande costa 54.000 euro, poi ci sono anche versioni più piccole. Questa nuova serra moddata, la versione grande, costa 12.000 euro, quindi praticamente ce ne faccio 4 col costo di una di vetro. C'è però uno svantaggio forte, lo vedete scritto nella scheda, che ha soltanto 1 mese e mezzo di autonomia. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa serra, la vediamo qua, vedete qua a destra, mi consente di tenere in uscita le varie verdure che io posso produrci dentro per un massimo di 6.000-9.000 litri. La lattuga sono 6.000 litri. Questa cosa è abbastanza grave perché io producendo 4.000 litri di lattuga ogni mese vuol dire che ho un'autonomia soltanto di 1 mese e mezzo. E poi dopo 1 mese e mezzo io dovrò svuotare questa lattuga. Chiaramente non potrò venderla perché non sarò mai al prezzo massimo, quindi devo tirar fuori dei pallet e poi magari andarli a mettere in una struttura come questa. Vi ricordate, l'abbiamo vista più volte, questo è un magazzino di pallet che è base nel gioco. Laggiù in fondo ci sono già dei pallet di lattuga perché io posso inserirli mettendoli in questo spazio. Questo magazzino li ordina automaticamente laggiù in fondo e poi posso richiederli in uscita fermandomi su questo indicatore e di chiedergli quanti pallet di lattuga voglio, mettiamo di volerne uno, e il pallet arriverà qui. Però queste nuove serre, che costano molto meno della serra base, ripeto, con una serra base ce ne compro 5 di queste, però hanno questo svantaggio, che si riempiono abbastanza presto e quindi per questo non mi piacciono moltissimo perché richiedono molto lavoro. Poi tutte queste serre richiedono acqua. L'abbiamo già visto, no? Nel video principale delle serre, acqua che va messa in questa zona, e anche le nuove serre moddate richiedono acqua. L'acqua si può portare chiaramente con una botte, oppure si può installare la mod che fornisce immediatamente acqua alle serre e a tutte le altre serre che vogliamo, anche a quella idroponica. Adesso la vediamo fra un attimo. Questa mod ci fa pagare l'acqua, quindi secondo me è una mod corretta, perché è normale che le serre possano avere un impianto di irrigazione senza doverla portare con delle botti. Quindi qui c'è proprio la mod che si chiama irrigazione delle serre. Greenhouse watering mi pare sia il nome in inglese, e la trovate nel mod hub. Altrimenti va messa l'acqua, chiaramente dopo un po' quest'acqua andrà rifillata. Allora veniamo alle serre idroponiche, che sono interessanti perché nella realtà le serre idroponiche, eccole qui, sono serre che hanno un bassissimo consumo di terreno e un bassissimo consumo di acqua e quindi consentono di fare produzione di verdure in spazi molto ristretti e con bassissimi consumi, e consentono anche di avere una produzione più elevata. Infatti questa mod, vediamo subito la scheda, eccola qua, questa mod ci consente di avere il doppio della produzione, e quindi bene, perché vuol dire guadagnare sostanzialmente di più, però richiede anche il doppio dell'acqua, e questo è un po'
secondo me, un errore, perché la caratteristica della serra idroponica è proprio quello di consumare meno acqua, invece questa ne chiede il doppio rispetto a una serra normale. È vero che fa il doppio la produzione, però dovrebbe risparmiare la metà dell'acqua, quindi non mi torna questo consumo di acqua eccessivo. È vero che usando la mod di irrigazione automatica questa cosa non ha impatto, si spende leggermente di più, però si spende il doppio banalmente, però il guadagno è molto elevato, quindi non è un problema di costi, è solo un problema di logica della mod. Inoltre questa serra idroponica richiede anche un altro bene, che è il fertilizzante liquido. Fertilizzante liquido che va messo con una botte, dovrei averne una qui intorno, eccola qua. Questa botte si riempie di fertilizzante liquido dai pallet e poi si scarica direttamente in questa zona, in modo che, adesso vediamo, apriamo lo schema, eccola qui, Hydroponics Greenhouse. Vedete che in input c'è l'acqua e il fertilizzante liquido che appunto si può caricare con la botte, e poi in output ci sono i prodotti che richiedono tutti, vedete la ricetta della lattuga giù in basso, 20 acqua per un fertilizzante e un fertilizzante ci tireranno fuori 10 di lattuga. Quindi prima differenza, devo mettere dentro fertilizzante liquido, seconda differenza, consuma un po' di più, terza differenza, produce molto di più, produce il doppio. Quindi che cosa vuol dire? Però non sono cambiati i rapporti di forza fra le culture, quindi la lattuga è sempre la cosa migliore da metterci dentro, solo che invece che farci guadagnare 8.000 euro al mese ce ne fa guadagnare 16, perché produce il doppio banalmente. Però i mesi di autonomia sono soltanto 3, quindi dopo 3 mesi la serra è piena e non puoi più tenere lattuga dentro, quindi dovremo di nuovo far spawnare i pallet qui nella zona subito a fianco della serra e inserirli all'interno del nostro deposito, in modo da consentire alle produzioni di andare avanti. L'altra cosa curiosa della serra idroponica è che non mi consente di fare chimici, casomai per qualche motivo qualcuno volesse farlo, nel senso che dentro questa serra, l'abbiamo visto adesso, se vado a vedere lo schema, posso produrre soltanto cavolo-napa, fragola, lattuga, peperoncini e pomodori, ma non posso produrre i cipollotti e l'aglio che mi servono per i chimici. Quindi se per caso mi interessasse fare chimici, con la serra idroponica non lo posso fare, posso però fare la lattuga, che è la cosa di gran lunga più conveniente e che quindi converrà senz'altro fare. Bene, questo chiude il nostro ragionamento sulle serre, video molto rapido, giusto per darvi questo aggiornamento. A me interessano molto le serre, sono un'entrata passiva realistica che si possono usare bene nel gameplay, e man mano che usciranno delle mod relative alle serre vedremo di farci qualche video di aggiornamento per vedere come conviene muoverci. Se avete domande, al solito fatele nei commenti, sono ben felice di rispondere. Ho visto anche che molte delle persone che seguono questi video si prodigano nel rispondere alle domande degli altri amici che seguono i video, e quindi molto bene, si crea un bel gruppo, una bella community potremmo dire, dove si cerca di aiutarsi uno con l'altro. Quindi ci sono domande, se volete segnalare anche errori che magari trovate nei miei conti, fatelo nei commenti, almeno ne possiamo parlare tutti insieme e tutti possono vedere le riflessioni che vengono fatte. Bene, ci ho detto è tutto e ci vediamo presto in un prossimo video.